Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i Tinseltown Tarot e ovviamente gli oracoli degli angeli del cuore e come potete sentire anche con un brutto temporale. Dunque, quest'oggi appunto che cosa andremo appunto a chiedere ai tarocchi primariamente e poi come sempre anche agli oracoli per arricchire il più possibile appunto la lettura, mi sembrava interessato. Quindi una persona che ovviamente vi ha mostrato inizialmente attrazione, magari anche emozioni, sentimenti, intenzionalità, progettualità nei vostri confronti, ma che poi appunto ad oggi questa persona sembra essersi fermata o comunque sembra aver fatto qualche piccolo passo indietro. Vogliamo dunque cercare di capire perché questa persona ad oggi si è bloccata o comunque vi dimostra di meno rispetto per esempio a qualche settimana fa o magari anche a qualche mesetto fa. Dunque, per chiaramente cercare di sviscerare al massimo questa situazione, è a mio avviso il caso di soffermarci bene sul presente. Una stesa che permette, diciamo, di analizzare come focus principale il presente è proprio il metodo a 8 carte o 7 più 1, come dico sempre io, dove il più 1, la carta in più importante, sta appunto nella penultima posizione, ossia il consiglio che viene dato a voi dagli arcani. Le altre posizioni però sono assolutamente fondamentali e importanti perché ci chiariscono il presente in vari aspetti. Quindi pro e contro della situazione, cosa ha questa persona nel cuore, se nel suo ambiente familiare, professionale, amicale è subentrata un'altra persona oppure ha delle problematiche specifiche. Cerchiamo anche di capire il karma, che cosa ovviamente vi aspetta e infine appunto il futuro. D'accordo? Dunque, ovviamente, come sempre, direi di iniziare ovviamente allontanando solo momentaneamente appunto le carte oracolari in modo da fare più spazio possibile appunto sul tavolo di stesa e dunque io inizio a mescolare i Tinseltown Tarot, quindi gli arcani maggiori e minori e dunque per il principio di sincronicità per chiunque abbia vissuto una storia con una persona, una frequentazione con una persona che sembrava interessata e ad oggi sembra invece essere in stand-by o comunque, vi ripeto, dimostrarvi di meno, essere più distante, distaccata, sembra aver fatto qualche passo indietro. Cerchiamo di capire dunque perché, che cosa è accaduto nella vita pratica di questa persona, però ragazzi anche nella vita ovviamente spirituale ed emotiva di questa persona. Cosa è cambiato? Se è cambiato ovviamente qualcosa. Perfetto. Perfetto.
Allora ragazzi, io sposto ovviamente momentaneamente dal tavolo di stesa appunto il resto del mazzo in modo da poter appunto permettere a tutti di vedere ovviamente bene la stesa. E dunque ovviamente possiamo iniziare con la prima posizione, ossia appunto in questo momento a cosa sta pensando questa persona? Che cos'ha nel cuore? Vediamo se ci sono elementi che possano turbarlo. Vediamo un po'. In questo caso, eh sì, abbiamo il 2 di spade. Sì, qualcosa che turba questa persona obiettivamente c'è. È la carta del 2 di spade. Quindi, obiettivamente, ragazzi, la carta del 2 di spade parla proprio di una necessità di fermarsi, di bloccarsi e di riflettere, proprio perché questa persona ha dinanzi a sé due strade. Non andiamo subito a pensare, immaginare alla presenza di un'altra persona. Due strade, ovviamente, possono riguardare per esempio anche l'ambito professionale, che in qualche modo può preoccupare molto questa persona. Quindi obiettivamente potrebbe avere grane appunto lavorative importanti ed essere sul punto di scegliere se lasciare il proprio lavoro oppure no, per esempio, oppure per esempio lasciare l'azienda per cui lavora e iniziare a lavorare per un'altra azienda. Un'altra forma di decisionalità può riguardare, nel caso in cui la vostra sia una storia con una persona impegnata, se diciamo continuare in questo modo con voi, quindi ovviamente frequentandovi di nascosto, oppure lasciare la compagna ufficiale e ovviamente iniziare con voi una storia alla luce del sole. Quindi non necessariamente, ragazzi, il 2 di spade si riferisce alla presenza di due donne nella vita di uno stesso uomo. Nel caso in cui, per esempio, il vostro sia un rapporto libero, cioè tra due persone non impegnate, il 2 di spade può essere inerente all'indecisione che può avere questa persona sul continuare il vostro rapporto in maniera diciamo più spensierata e superficiale oppure iniziare qualcosa di diciamo più importante, più profondo. Quindi vi ripeto, il 2 di spade ha sicuramente come valenza primaria una scelta. Quindi questa persona è ferma a un bivio, ma le motivazioni possono essere tante. Quindi ovviamente siamo nella prima posizione e vi ripeto, la vita di ciascuno di noi può prevedere tante scelte in ambito professionale, oppure in ambito familiare nel caso in cui sia una persona impegnata, oppure per esempio nel caso in cui invece sia una persona libera, se lasciare o meno il vostro rapporto ad uno stadio diciamo più superficiale oppure impegnarsi in qualcosa di più, magari perché no, proporvi una convivenza, un fidanzamento. Quindi non necessariamente deve riguardare la presenza di una terza persona tra di voi. D'accordo? Comunque ci parla di stagnazione, ci parla di dubbi e ci parla della necessità di vedere bene come stanno le cose, quindi vedete anche togliersi questa benda davanti agli occhi, proprio per saper scegliere esattamente come potersi muovere e ovviamente non rischiare insidie pericolose. D'accordo? Quindi sicuramente è vero che è un momento di stagnazione, quindi la vostra percezione, cioè del fatto che questa persona si sia fermata, è assolutamente reale e realistica. Vediamo dunque in questa posizione i pro della situazione, cioè su cosa potete fare affidamento in riferimento a questa persona, cosa questa persona vede di bello nel vostro rapporto. E qui abbiamo il Cavaliere di Coppe, questa è una persona che prova del reale sentimento, è l'uomo innamorato. Allora, il Cavaliere di Coppe parla di una persona che innanzitutto, Cavaliere, ha voglia di vedervi, quindi nel caso in cui sia una persona distante, diciamo geograficamente o anche semplicemente vive a diversi chilometri di distanza da voi,
Ecco, questa è una persona che ha voglia di raggiungervi, quindi cavaliere di coppe. Quindi è una persona che ha voglia di vedervi, di incontrarvi e di trascorrere del tempo romantico con voi, perché il cavaliere di coppe porta sicuramente proposte, inviti, romanticismo. È una persona che tende molto a idealizzare l'amore e i sentimenti e li vive anche con molto trasporto, eh. Quindi obiettivamente è una persona che vi vuole a breve scrivere, quindi il cavaliere parla di notizie, comunicazioni a breve in arrivo o addirittura anche spostamenti e sorprese. Qualcosa di inaspettato e di molto piacevole che questa persona a breve vuole proporvi e farvi. È chiaro, ragazzi, che dunque questa è una persona che ha voglia di trascorrere del tempo con voi, ha voglia anche di trascorrere del tempo eroticamente, diciamo così, significativo con voi, ed è una persona che, vi ripeto, è innamorata, cioè prova dei sentimenti questa persona per voi, eh. Quindi non è una persona che a livello sentimentale si è lasciata in qualche modo deviare da un'altra donna. Anche nel caso in cui sia una persona impegnata, non è la classica persona che in questo momento può essersi riavvicinata alla compagna ufficiale, assolutamente no. Anzi, vi ripeto, è una persona che conta di vedervi e ovviamente sentirvi presto. Perché è una persona che vi desidera, è una persona che comunque non vede l'ora di poter stare con voi ed è una persona che crede molto nell'amore, nel sentimento che vi lega e nel vostro rapporto. Quindi, da questo punto di vista non dovete assolutamente avere preoccupazioni o pensieri, perché questa è una persona che ha voglia di stare con voi, non ha nessuna intenzione di chiudere il rapporto con voi e non c'è, per adesso ovviamente non è comparsa, una terza persona. D'accordo? Quindi questa persona ha occhi e cuore solo per voi. D'accordo? Poi cercheremo di indagare bene nelle altre posizioni, in particolar modo in questa, quindi cercare di capire anche l'ambiente che circonda questa persona. Però, ragazzi, obiettivamente qui non ci sono altre donne. Quindi questo bivio che vedevamo all'inizio non riguarda obiettivamente la scelta tra voi e un'altra donna. Anzi, è una persona che sta riflettendo molto sui suoi sentimenti perché è un cavaliere di coppe e si sta rendendo conto che quello che prova per voi è reale ed è qualcosa di molto veramente forte e importante. D'accordo? Vediamo in questa posizione cosa ha nel cuore questa persona, gioie, ma anche magari perplessità, dubbi. Vediamo un po'. E qui abbiamo il 10 di denari. Allora, nel caso in cui ovviamente sia una persona impegnata, il 10 di denari è la famiglia ufficiale. Quindi obiettivamente il 10 di pentacoli ci parla della difficoltà pentacoli materiale di chiudere il rapporto ufficiale per problematiche di tipo appunto economico-finanziarie, perché parliamo di denari, che in qualche modo potrebbero, diciamo, preoccuparlo molto, soprattutto ovviamente a seconda di come potrebbe andare poi la separazione dalla compagna ufficiale, che lui però già non prevede del tutto positiva, d'accordo? Quindi nel caso in cui, vi ripeto, sia una persona impegnata, teme comunque di ovviamente dover vivere successivamente delle situazioni di grande difficoltà, soprattutto economico-finanziarie. Nel caso in cui sia una persona libera, il 10 di pentacoli si riferisce comunque all'ambiente familiare, ma ovviamente d'origine. Quindi mamma, papà, fratello, sorella, comunque parentado, diciamo così, che o per esempio potrebbe non vedere di buon occhio il rapporto con voi, oppure potrebbe in qualche modo avergli creato delle perplessità e preoccupazioni, però sempre inerenti non a rapporti tra familiari, quindi non abbiamo un 10 di coppe, qui abbiamo proprio un 10 di pentacoli, quindi problematiche economico-finanziarie di un certo peso che riguardano la sua famiglia di origine e che quindi in qualche modo lo sta un po', diciamo, portando a riflettere troppo su queste situazioni, ahimè, mettendo un po' da parte il rapporto con voi. Quindi problematiche però, ragazzi, tangibili, non abbiamo il 9 di spade, cioè non è una persona che si è persa in elucubrazioni mentali, preoccupazioni, ansie, tutte sue. Qui ci sono problematiche realistiche che riguardano il denaro, perché abbiamo pentacoli.
d'accordo? Quindi sia nel caso in cui sia una persona impegnata, quindi pentacoli ovviamente inerenti all'ambito economico-finanziario della compagna ufficiale, del rapporto con la compagna ufficiale, nel caso in cui sia una persona libera, problematiche economico-finanziarie inerenti ai genitori o comunque la propria parentela. Potrebbe essere una persona impegnata, per esempio, in una disputa per eredità, situazioni che possono andare veramente molto per le lunghe. D'accordo? Quindi qui ci sono delle problematiche oggettive che riguardano il denaro e o la famiglia d'origine o la famiglia ufficiale, a seconda della vostra ovviamente situazione. D'accordo? Vediamo in questa posizione obiettivamente invece i contro reali della situazione in riferimento a voi, cioè al di là delle sue preoccupazioni, su cosa non dovreste fare del tutto affidamento in riferimento a questa persona, cioè su cosa obiettivamente stare attenti. E qui abbiamo l'asso di coppe. Allora, è una persona che fa fatica a fare quel passo in più, diciamo, infatti qui è un cavaliere di coppe, non è un re, quel passo in più per chiudere una situazione del passato o con abitudini del passato e iniziare una nuova vita, quindi chiudere, diciamo, un ciclo e iniziarne uno completamente nuovo. Qui è un asso, quindi è il primo arcano minore che porta ovviamente poi a tutta la ciclicità sino al 10 di coppe. È chiaro che questa è una persona che fa fatica a ricominciare da capo. Allora, nel caso in cui sia, per esempio, una persona che prima di conoscere voi ha avuto una storia precedente impegnativa e dolorosa, questa persona fa fatica a dimenticare il dolore, non l'altra persona, il dolore che ha provato per la chiusura del rapporto precedente. D'accordo? Nel caso in cui sia una persona impegnata, è una persona che fa fatica a vedersi in un'altra storia. Non che non vuole voi, è innamorata di voi questa persona, cavaliere di coppe, ma fa fatica a vedersi lui personalmente in un'altra storia. D'accordo? Quindi a ricominciare da capo. È una persona che, vi ripeto, tende troppo a idealizzare il sentimento d'amore. È una persona, per carità, molto sentimentale, emotiva, romantica, però se ovviamente, ragazzi, questo sentimentalismo viene portato ovviamente alle estreme conseguenze e conclusioni, è chiaro che obiettivamente questa rischia di essere una persona che si perde troppo in un turbinio di emozioni, di sentimenti che fa fatica a gestire. Cioè, questa è una persona che ha un grande cuore, d'accordo? È una persona che sa dare amore ed è una persona che ama riceverne. Quindi vivrebbe d'amore questa persona. Per amore farebbe di tutto. Però attenzione, ragazzi, è una persona che proprio perché è così sentimentale, vi ripeto, rischia di farsi fagocitare da tutte queste emozioni che in qualche modo arrivano a frastornarlo e quindi a non fargli vivere bene neanche le situazioni del presente. Le vive con un po' di confusione, di caos. Quindi fa fatica a fare quel passo in più che lo porti a chiudere con situazioni del passato e a iniziare qualcosa di nuovo. Ve l'avevo detto già, ragazzi, con la posizione di questo cavaliere di coppe. Qui non c'entra qualcuno di nuovo, qui c'entra il passato. È una persona che tende a tornare troppo nel passato. I cavalieri si spostano nello spazio ma anche nel tempo. Quindi tende troppo a rimuginare su sofferenze. Potrebbe essere anche stata delusa, tradita questa persona. Ecco, torna sempre su ciò che gli è accaduto e dunque si fa prendere poi da delle paure in riferimento alla possibilità di essere di nuovo, per esempio, tradito da voi. Cioè è una persona che ha paura di soffrire per amore e quindi continua a pensarci, a ripensarci e vi ripeto, a lasciarsi soffocare a volte anche da questi pensieri che obiettivamente non aiutano all'azione, ma la rallentano.
d'accordo? Quindi fa fatica a fare quel passo in più. Ma qui non c'entra qualcun altro di nuovo, qui c'entra, ahimè, il passato. Vediamo, ragazzi, in questa posizione l'ambiente che lo circonda, quindi amici, colleghi, familiari. Vediamo un po' se possono aiutarlo oppure no. E qui abbiamo la carta della giustizia. Sì, allora, questa è una persona che possiamo, diciamo, definire comunque attorniata da persone molto positive. La carta della giustizia parla di amicizie solide, parla di consigli corretti, giusti, giustizia, cioè di persone che tendono a farlo ragionare e a farlo agire nella maniera più, diciamo, giusta possibile. Quindi, per esempio, nel caso in cui sia una persona impegnata, potrebbe questa persona essersi confidata e aver ricevuto i giusti consigli da, per esempio, un amico piuttosto che anche un familiare, che potrebbe in qualche modo aver, diciamo, sponsorizzato in questa persona l'agire in maniera sì corretta, leale e trasparente, ma qualcosa che comunque faccia per lui, cioè qualcosa di inerente alle sue corde. Cioè potrebbe aver avuto il classico amico che, nonostante abbia espresso un parere negativo circa il tradire la compagna, però non ha, diciamo, dato a questa persona il consiglio di allontanarsi da voi, bensì di seguire il suo cuore. Quindi persone leali che lo stanno aiutando, che cercano di aiutarlo e che in qualche modo consigliano questa persona. Persone che lui conosce da tempo, perché la carta della giustizia parla di rapporti di lunga data, quindi amicizie che lui ha da tanto tempo, piuttosto che ovviamente familiari, fratelli, sorelle. La giustizia parla anche di aiuti da un punto di vista legale. Vi ho detto che con i 10 di Pentacoli questa persona potrebbe avere delle problematiche da un punto di vista economico-finanziario di un certo peso e che lo stanno preoccupando non poco. Ecco, qualcuno potrebbe avergli consigliato l'avvocato giusto o comunque averlo aiutato per quanto riguarda, per esempio, il reperire dei documenti che possano avvalorare la tesi sostenuta in tribunale da questa persona. Vi faccio un esempio. Quindi, sicuramente la carta della giustizia parla di un momento di grande positività che questa persona andrà a vivere e sta iniziando a vivere e che potrebbe andare a sciogliere proprio quei dubbi e quella negatività, quelle perplessità negative che vedevamo all'inizio con il 2 di spade e che appunto porteranno questa persona nelle prossime settimane ma anche nei prossimi mesi, ragazzi, perché la carta della giustizia ha tempistiche lunghe, quindi nei prossimi mesi questa persona si ritroverà a vivere delle situazioni positive circa delle problematiche che lo coinvolgevano del passato, quindi tutte le problematiche economico-finanziarie, legali, andranno a risoluzione. Chiaramente vi ripeto, non domani, perché la carta della giustizia è una carta lunga, ma così facendo, vedete, questa bilancia si andrà tutto a riequilibrare. Cioè, nel momento in cui questa persona risolverà queste problematiche, questa persona diventerà molto più disponibile anche all'amore e con voi. Quindi sicuramente nei prossimi mesi vedrete un miglioramento importante in questa persona, ovviamente in positivo. Quindi tenderà a ritornare un po' quella persona che avete conosciuto inizialmente, ma perché qui andranno a risoluzione molte delle problematiche che lo stanno, diciamo, preoccupando, sia da un punto di vista pratico, economico, finanziario e legale, sia grazie a dei consigli anche da un punto di vista etico e morale da parte, vi ripeto, di amici adeguati al ruolo. D'accordo? Quindi persone che lo stanno facendo ragionare circa la necessità di vivere in maniera leale e pulita anche il rapporto con voi. Nel caso in cui, per esempio, sia una persona impegnata, oppure potrebbero essere degli amici che stanno in qualche modo spingendo
per un approfondimento del vostro rapporto, quindi gli stanno consigliando di impegnarsi in maniera molto più giudiziosa, diciamo così, nei vostri confronti, cioè nessuno lo sta traviando, ve l'ho detto già dall'inizio e ve lo ribadisco, d'accordo? Quindi non ci sono falsi amici, non ci sono persone che stanno momentaneamente mirando a lui. Questa è una persona che sta cercando equilibrio, la carta della giustizia, e lo troverà, anche se, vi ripeto, non proprio con tempistiche così veloci. D'accordo? Vediamo, ragazzi, ovviamente in questa posizione il karma, cioè cerchiamo di capire obiettivamente che cosa vi aspetta, che cosa aspetta ancora al percorso ovviamente di vita tra voi e questa persona, a prescindere dalle vostre azioni, qualcosa quindi di voluto e deciso ovviamente dal karma. E qui abbiamo la carta della torre. Allora, ragazzi, la carta della torre parla di eventi inaspettati, delle situazioni che obiettivamente devono obbligatoriamente appunto essere risolte. Questa persona probabilmente temporeggerà un po' troppo e dunque il karma interverrà. La carta della torre riguarda dunque una sorta di punizione, tra virgolette, imposta dal karma nel momento in cui si vivono delle situazioni scorrette o che si trascinano da troppo tempo e dunque ovviamente il karma deve intervenire perché è una sorta di, diciamo, punizione, perché è una sorta di presunzione punita. Cioè questa persona evidentemente tenderà a procrastinare queste scelte o comunque una reale presa di posizione nei vostri confronti e nei confronti della compagna ufficiale, per esempio nel caso in cui sia impegnata, oppure per esempio nel caso in cui sia una persona libera. Questa è una persona che per esempio procrastinerà troppo sull'approfondire il vostro rapporto, ufficializzarlo. Ecco, la carta della torre parla proprio, ovviamente, di un punire chi ha tirato troppo la corda. Questo in qualche modo trascinare, evidentemente questo 2 di spade, quindi questo momento di stasi, ve lo dicevo ragazzi con la carta della giustizia, che qui le tempistiche sono molto lunghe, ecco però arriverà un momento in cui il karma dirà basta. E quindi la situazione prenderà una piega inaspettata, ma in maniera veramente molto improvvisa. La torre parla di una lezione che il soggetto della stesa dovrà apprendere obbligatoriamente. E quindi tutti quei cambiamenti che lo spaventavano, ve lo dicevo con l'asso di coppe, avverranno improvvisamente in maniera drastica. Quindi attenzione, perché nel caso in cui sia una persona impegnata e il vostro sia un rapporto clandestino, la torre parla di solito della scoperta, ovviamente inaspettata e improvvisa, della vostra storia. Quindi sicuramente parla anche di uno scandalo o comunque di una compagna ufficiale che scopre il tradimento. Nel caso in cui questa sia una persona single, una persona che però non si è mai decisa sino ad ora ad approfondire il rapporto con voi, la carta della torre parla di un rivale, quindi della possibilità, del vero e proprio rischio di perdervi. D'accordo? Nel caso in cui questa sia una persona, per esempio libera, che non ha mai messo a tacere una famiglia d'origine che osteggiava il vostro rapporto, arriverà ovviamente al capolinea questa situazione, per cui ci sarà un forte bisticcio e litigio in ambito familiare che allontanerà questa persona dalla famiglia d'origine. Non in maniera definitiva, ragazzi, però ci potrebbe essere un discreto distacco. Nel caso in cui, come vi dicevo all'inizio, questa persona sia indecisa in ambito professionale, la torre parla della perdita di una delle due possibilità,
quindi per esempio l'azienda che gli aveva fatto la proposta di appunto assumerlo potrebbe ritirare questa proposta perché nel frattempo avrà valutato e accettato un altro candidato, oppure parla di licenziamento. Quindi il temporeggiare troppo da parte di questa persona per, vi ripeto, paure, ostinazioni, verrà ovviamente bruscamente interrotto a seguito di una lezione che il karma gli fornirà. Quindi eventi inattesi, improvvisi, appunto il fulmine della torre, che in qualche modo saranno una sorta di shock per questa persona, che però gli faranno capire come dovranno essere poi portate avanti le cose. Ma ovviamente il karma glielo mostrerà in maniera molto dura. D'accordo? Qui c'è un cambiamento obbligato a cui questa persona non si potrà sottrarre. A prescindere, vi ripeto, da quali possano essere i suoi tentativi di temporeggiare. Le tempistiche, ragazzi, della carta della torre sono brevi. Quindi possono andare da qualche giorno al massimo a un paio, 2-3 settimane, al massimo un mese, ma non di più. E ovviamente la carta della torre si riferisce chiaramente a 2 segni zodiacali, Scorpione e Capricorno, che riguardano dunque l'autunno e l'inverno. Quindi sicuramente i prossimi mesi saranno molto importanti e decisivi per quanto riguarda la vita di questa persona. Perché in questo caso questa persona potrebbe perdere sotto mano in un batter d'occhio tutte quelle certezze a cui sino ad ora ha dato troppa poca importanza per perdersi, come vi dicevo prima, in elucubrazioni mentali, sentimenti farraginosi che questa persona non riesce a volte a controllare. Ma è una punizione, perché questa persona temporeggerà troppo e il karma si imporrà. Ragazzi, questa è una posizione molto dura da parte del karma, perché difficilmente nella posizione del karma viene estratta la carta della torre. Quando ciò accade è perché il soggetto della stesa, quindi quest'altra persona, tenderà a sbagliare per troppo tempo o a procrastinare per troppo tempo delle decisioni, per cui il karma interverrà. Qui c'è un cambiamento obbligatorio. Vi ripeto, la carta della torre può riguardare anche una forte scenata di gelosia, che per esempio questa persona potrebbe rivolgere a voi, perché potrebbe essere gelosa di una persona in particolare, oppure potrebbe subire una sceneggiata abbastanza importante nel caso in cui sia una persona impegnata dalla compagna ufficiale. D'accordo? Quindi qui c'è un cambiamento inevitabile, inaspettato, che però metterà in moto ulteriori meccanismi di rinnovamento e di purificazione. La carta successiva al 16° arcano è il 17° arcano, la carta delle stelle. Cioè finalmente questa persona a seguito di questa torre capirà che cosa è davvero importante per lui e ci sarà un reale cambiamento. Vediamo dunque in questa posizione il consiglio che viene ovviamente dato a voi dagli arcani. Vediamo un po'. E qui abbiamo la carta del diavolo. Allora ragazzi, la carta del diavolo ci parla sicuramente di prestare attenzione, appunto il diavolo, nel caso in cui in particolar modo il vostro sia un rapporto con una persona impegnata, perché la carta del diavolo parla appunto di situazioni nascoste, non diciamo pulite, che potrebbero venire alla luce. Quindi mi va a confermare la carta della torre. Quindi prestare attenzione a situazioni
che potrebbero poi essere scoperte in futuro. Quindi agite con intelligenza, con discrezione, con, diciamo, raziocinio, senza lasciarsi prendere ovviamente troppo dal desiderio fisico e dalla sessualità. Quindi, soprattutto nel caso in cui il vostro sia un rapporto con una persona impegnata, la carta del diavolo ovviamente vi consiglia di, per esempio, non fidarvi di amici che potreste avere in comune, di in qualche modo non lasciarvi trascinare, vi ripeto, in situazioni rischiose, sia da questa persona, nel caso in cui sia impegnata, ma anche da parte di altre persone, perché il diavolo parla di tentazioni. Quindi voi potreste essere, non lui, voi potreste essere tentate, vedete, da un'altra persona che potrebbe appunto tentare di attrarvi attraverso la passione, e quindi voi potreste in qualche modo allontanarvi dal soggetto della stesa, scatenando così la torre, cioè obiettivamente la sua gelosia o questo momento di distacco. Dunque, la carta del diavolo vi consiglia di cercare di agire in maniera il più razionale possibile, senza lasciarvi trascinare dalla passione, dal desiderio erotico. Cioè, nel caso in cui vi piaccia un'altra persona, perché con la carta del diavolo può assolutamente succedere, ecco, cercate di chiarire primariamente in voi stessi cosa questa persona, soggetto della stesa, realmente rappresenta per voi. Cioè se è il caso o meno di lasciarsi andare ad una nuova passione. Oppure, nel caso in cui il vostro sia un rapporto con una persona impegnata, e magari anche voi lo siate, prestate attenzione, perché la carta del diavolo può parlare proprio anche della scoperta da parte del vostro compagno della presenza di quest'altro uomo nella vostra vita. Quindi il diavolo parla sempre di un'oscurità che rischia di essere scoperta. Quindi, nel caso in cui, vi ripeto, il vostro sia un rapporto con una persona impegnata, e anche voi per esempio lo siate, attenzione ai rispettivi compagni, di lui e vostro, perché qui potrebbe effettivamente accadere che scoprano della vostra tresca. Nel caso in cui sia ovviamente un rapporto con una persona libera e anche voi lo siate, qui c'è la conoscenza con una terza persona che potrebbe far deviare voi rispetto a questa ovviamente situazione. Ma perché, come vi dicevo con la carta della torre, evidentemente questa persona temporeggerà ancora per troppo tempo. Ve l'ho detto con la carta della giustizia. E quindi chiaramente rischiando in qualche modo di perdervi, questa persona chiaramente deciderà di agire. D'accordo? Quindi qui ci sono delle situazioni particolarmente legate alla passione, all'eros, al magnetismo, a quegli amori folli, romanzeschi, travolgenti, che rischieranno di creare problematiche non indifferenti nella vita quotidiana di ciascuno di voi. Quindi cercate di agire ovviamente ragionando, non con i sensi, ma con la testa. Vediamo ragazzi, dunque, in ultima posizione, ovviamente, il futuro. Ovviamente ragazzi, a seconda chiaramente del valore temporale della carta, andremo a stabilire appunto quando avverranno questi eventi. Vediamo un po'. E qui abbiamo l'8 di pentacoli. Allora ragazzi, l'8 di pentacoli parla di successo, d'accordo? Vedete? Parla comunque di un guardare verso il futuro, parla di un impegnarsi anche, di un lavorare
lavorarci sodo, come sta facendo per esempio questo regista che sta controllando la pellicola del suo film. Quindi parla di attenzione al particolare anche in questo caso. Un'attenzione progettuale, vi ripeto, in riferimento al futuro. Quindi sicuramente questa persona ovviamente si impegnerà molto nel vostro rapporto. Sarà un impegnarsi molto maturo, un impegnarsi sicuramente diverso rispetto al presente e anche sicuramente rispetto al passato. Vi ripeto, questa è una persona che non ha intenzione di chiudere il rapporto con voi. La carta della torre rappresenta un momento sì critico, che potrebbe portare, vi ripeto, ad una scenata di gelosia, a un bisticcio, comunque ad una crisi, ad un cambiamento improvviso e drastico, dovuto generalmente appunto alla carta del diavolo, quindi alla presenza di terze persone o per voi o per lui o per entrambi, che potrebbero, vi ripeto, in qualche modo creare delle reali problematiche, ma la carta dell'otto di pentacoli ci rassicura in riferimento al futuro, perché vi ripeto parla di successo. Ma un successo, vedete, ottenuto però chiaramente grazie al, vedete, lavorarci su, a lavorarci sodo, a tirarsi sulle maniche e ovviamente decidere di gestire il rapporto in maniera completamente diversa, prestando, vedete, attenzione al particolare, cioè questa persona sarà sicuramente molto più attenta nei vostri confronti. L'otto di denari parla anche di apprendimento, apprenderà questa persona molto da questa torre, imparerà molto. E sicuramente l'otto di denari parla di mete raggiunte grazie a degli sforzi, cioè nulla verrà ovviamente regalato a questa persona. L'otto di denari parla anche dell'aiuto che ovviamente arriverà grazie a dei preziosi consigli da parte di un amico, cosa vi dicevo con la carta della giustizia. Quindi si arriverà ad un equilibrio perché è una carta di grado ottavo, quindi situazione di equilibrio ottimale che durerà a lungo e che guarda verso il futuro, perché parliamo di denari e parliamo di ovviamente pentacoli. Quindi sicuramente ci sarà una situazione molto positiva e appagante, un avvenire davvero felice tra voi e questa persona, ma innanzitutto solo dopo questo ennesimo momento di crisi portato dalla carta della torre. Un momento di crisi che potrebbe vedere voi allontanarvi da questa persona e preferirgli eventualmente un altro corteggiatore, un seduttore, appunto la carta del diavolo. Questa persona arriverà ad una presa di posizione, dovrà scegliere e decidere cosa farne del vostro rapporto. Tutte queste situazioni ostacolate gli serviranno per imparare 8 di denari, per apprendere. E di conseguenza questa persona, anche grazie al consiglio prezioso di un amico, riuscirà finalmente a risolvere tutte queste sue problematiche. D'accordo? Quindi sicuramente l'otto di denari parla di riuscita, parla di impegno che viene premiato, parla di qualcuno che si impegnerà veramente tanto per arrivare ad un risultato, ma che dunque porterà a qualcosa di fruttuoso. Cioè le imprese con l'otto di denari vengono portate a termine e anche positivamente, ma a seguito di un impegnarsi seriamente. D'accordo? Quindi questa persona si andrà ad impegnare con voi, assolutamente sì, ma vi ripeto, le tempistiche sono innanzitutto molto più lunghe e soprattutto qui si dovrà ovviamente passare attraverso anche questi momenti di crisi dati ovviamente dalla torre e dalla carta del diavolo. Dunque, direi che per quanto riguarda gli arcani sono stati sufficientemente, come sempre, molto chiari. Dunque, a questo punto invece possiamo mescolare gli oracoli e cercare ovviamente di avere due ulteriori carte che ci permettono appunto di capire obiettivamente meglio questo 8 di denari e ovviamente di questa vostra storia. Vediamo un po' dunque come procederà.
Dunque, in questa posizione abbiamo il flair, trasmetti la tua gioiosa energia agli altri. Allora, vi ripeto, questa è sicuramente una persona che in questo momento, nel momento presente, si sente innamorata. Questa carta parla appunto di sentimenti, parla di emozioni, parla di ovviamente un desiderare anche fisicamente l'altro e un voler trascorrere con voi dei momenti appaganti. Ve l'avevo detto con la carta del Cavaliere di Coppe. È una persona innamorata, è una persona che prova dei reali sentimenti ovviamente per voi ed è sicuramente una persona che sta guardando anche nel futuro, quindi sta anche progettando non solo un incontro, vi ripeto, ma anche sicuramente qualcosa di più importante, ovviamente in riferimento a voi. Però non è la carta, per esempio, del matrimonio, perché in questo mazzo ci sono carte che riguardano l'amore e il sentimento molto più impegnative, profonde. È la carta del flirt. Che cosa vuol dire? Che è una persona che in questo momento fa ancora fatica a prendersi le sue responsabilità. Definizione tipica del Cavaliere di Coppe. Ve lo dicevo con l'asso di coppe, non è un re di coppe, è un cavaliere. Quindi non è ancora sufficientemente matura questa persona per poter in qualche modo iniziare un rapporto che sia realmente ufficiale o più profondo con voi. D'accordo? Quindi è una carta di divertimento, è una carta di piacevolezza erotica, è una carta di sentimento, è una carta, vi ripeto, anche di una certa progettualità, ma che non guarda troppo in là, cosa che invece abbiamo detto lui farà con l'8 di pentacoli, però ovviamente ragazzi non tra qualche giorno, qualche settimana, qui parliamo di uno sviluppo di mesi. D'accordo? Per il momento questa è una persona che ha voglia ancora di godere ovviamente della vostra presenza, godere anche a livello erotico di voi, ma vi ripeto, tenderà ancora a temporeggiare, motivo per cui il karma si imporrà poi con la carta della torre e questa persona rischierà di perdervi. Vediamo appunto in quest'altra carta. Ecco ragazzi, guardate, risolvi le questioni familiari. Perdona i tuoi genitori, la tua vita amorosa ne trarrà giovamento. Guardate, poi tra l'altro l'ho anche posizionata casualmente, ovviamente, sotto la carta del 10 di denari, che parla appunto, ovviamente, dell'ambiente familiare. Questa situazione direi che è abbastanza chiara, nel senso che effettivamente questo oracolo si riferisce al rapporto con la famiglia d'origine, in, diciamo, prima battuta. Quindi, generalmente, sia nel caso in cui sia una persona impegnata che nel caso in cui sia una persona libera, è una persona che comunque non ha dei rapporti, diciamo, positivi con la propria famiglia. Con amicizie e colleghi sì, ve lo dicevo con la giustizia e l'otto di denari, quindi persone che gli danno i consigli giusti, però da un punto di vista familiare non ha proprio dei rapporti eccellenti, non sono negativi, ma non sono neanche eccellenti. Nel caso in cui obiettivamente, come vi dicevo, con questo 10 di denari ci siano questioni economiche a dividerli, direi che sicuramente qui le problematiche diventano ancora più difficili da gestire e quindi i rapporti diventano veramente sempre più tesi proprio all'ordine del giorno. Nel caso in cui però questa carta, questo oracolo, si riferisca in seconda battuta anche ad una famiglia non d'origine, ma per esempio alla famiglia acquisita, cioè nel caso in cui sia una persona impegnata, ecco che i rapporti con la compagna ufficiale diventeranno anche in questo caso sempre più tesi. E dunque solo nel momento in cui, ragazzi, cosa vi ho detto con la giustizia? Solo nel momento in cui lui andrà a risolvere queste problematiche, questa persona si sentirà ovviamente più libera per poter vivere il vostro rapporto con maggiore impegno. Quindi, sicuramente questa persona non avrà dei mesi semplici. Perché? Qui ci sono delle questioni economico-finanziarie e familiari molto dure da dover risolvere. Soprattutto il rapporto con i genitori. Rischierà di perdervi con la carta della torre, quindi potrebbe diventare particolarmente gelosa questa persona o subire la gelosia della compagna ufficiale perché in preda a tutte queste problematiche farà fatica a gestire anche il rapporto con voi.
Di conseguenza, ovviamente a seguito poi di questa torre, di questo diavolo, questa persona inizierà a lavorarci veramente su, a lavorarci sodo, ad impegnarsi nel rapporto con voi. Ma ci saranno ancora dei momenti di alti e bassi, perché questa è una persona che deve risolvere delle problematiche importanti, con la propria famiglia. Questo oracolo non specifica se questa persona abbia problematiche con la figura genitoriale femminile o maschile, quindi con la mamma o col papà. Non viene specificato. Però obiettivamente in questo caso ci sono delle problematiche con i familiari, generalmente con i propri genitori. Quindi il rapporto tra genitori e figli è un rapporto particolarmente disastroso. Nel caso in cui questa sia una persona impegnata, il rapporto disastroso tra genitori e figli potrebbe riguardare il rapporto tra questa persona e i suoi figli, nel caso in cui sia già padre. D'accordo? Per esempio, nel caso in cui abbia uno o più figli, il rapporto con i propri figli potrebbe subire ovviamente un momento di difficoltà, soprattutto nel caso in cui lui voglia chiudere il rapporto con la compagna ufficiale. Quindi aspettatevi ancora, ragazze, mi raccomando, dei momenti duri che questa persona andrà a vivere proprio per faccende sue familiari e economico-finanziarie. D'accordo? Quindi qualche piccolo ostacolo ancora in futuro. Ma vi ripeto, qui le problematiche ci sono, quindi non sono inventate, non arrivano direttamente da delle paure basate sul nulla, non sono paure infondate, qui ci sono delle problematiche importanti. Motivo per cui questa persona tende a lasciare in maniera, se vogliamo, più superficiale, come una sorta di flirt, il vostro rapporto, ma non perché non sia una persona innamorata. Ha difficoltà in questo momento a prendersi le giuste responsabilità. La situazione cambierà, sì, ma tra diverso tempo e ovviamente con ancora alti e bassi da dover vivere. Quindi quanto mai in questo caso proficuo è il consiglio degli arcani con la carta del diavolo. Ragionate, ragazze, perché la decisione ultima spetta a voi. D'accordo? Perché qui c'è la presenza di un'altra persona per voi, C'è la carta di un terzo seduttore. Dunque, direi la stesa ovviamente termina qui. Ovviamente una stesa che c'è stata anche arricchita ulteriormente da dei significati straordinariamente sempre similari tra gli oracoli e ovviamente i tarocchi, ma questa è la magia della tarologia, per cui obiettivamente vengono confermati alcuni concetti in maniera sempre molto ovviamente positiva e straordinaria anche per me stessa nel momento in cui appunto eseguo la stesa. E come sempre, ragazze, mi raccomando, mettetevi come priorità, se volete ascoltate il consiglio degli arcani, ovviamente buona fortuna e a presto.